Il terreno sul quale faccio le mie costruzioni si trova ai piedi di una collina molto più grande ed è in gran parte circondato da alberi. Questo vuol dire che d'inverno non batte quasi mai il sole diretto e quindi fa un freddo cane. In questo esatto punto oggi ho quindi deciso di installare, anzi costruire, un piccolo centro termale per riscaldarmi tra un lavoro e l'altro. Primissima cosa, prendiamo un po' di misure per capire quanto spazio abbiamo a disposizione. E dopo qualche rilievo con i miei due gemelli, questa qui è la piantina che ho tirato fuori da quel posto. Per costruire quindi il nostro spazio wellness dovremo districarci attorno agli alberi, ma soprattutto risolvere il problema della pendenza. Vedete com'è tutto irregolare questo pezzo di terra? Cioè, se mi metto da una parte sono molto più alto che da quella opposta e neanche in mezzo è uguale. Per fortuna però in tasca abbiamo queste chiavi. E cosa accendono? Signore e signori, il Delexone. Attenzione da non confondere con il Delexino. Infatti questo qua è il suo cugino un pochino più grosso. Mi sono messo d'accordo con i miei amici Delex per farmi mandare il modello un pochino più grande per continuare meglio la metropolitana e, perché no, per fare gli altri lavori. Ma ve lo presento meglio un'altra volta. Adesso iniziamo a livellare il terreno. Ho passato così i 30 minuti successivi sul mio nuovo escavatore cercando di creare il piano migliore che potessi fare, e a giudicare dal risultato direi che non ho perso la mano. E perfettissimo! Abbiamo raspato via un pochino la montagnetta lì, almeno si è creato un po' di livello. Diciamo che il grosso l'abbiamo fatto, ora prendiamo i guanti, il rastrello e spianiamo per bene. Sapete cosa non ci voleva? La pioggia. In questo periodo il tempo fa schifo. Tutti questi ramettini qua mi hanno rotto le palle. E dopo circa mezz'oretta ho completato finalmente il livellamento, se così si può chiamare, della zona. Raga, guardate com'è venuto bene! In 30 minuti! Sono stanco morto, bagnato! Arrivati a questo punto, con l'area tutta livellata, possiamo effettivamente capire quanto grande fare l'area benessere. In questo punto sono 3 metri, 3 metri e mezzo. Su questo lato potenzialmente possiamo arrivare a 5. Qui però abbiamo 2 ostacoli, quindi l'idea sarebbe girare attorno a questo albero. Diciamo che un po' di spazio di manovra per costruire ce l'abbiamo, ma per colpa di questo albero che non abbatteremo, stavo pensando ad una costruzione più o meno a L. Non sarà una cosa molto facile, ma è quello il bello. In ogni caso, per non appoggiare la struttura per terra, mi sono recato da un venditore di materiali edili a prendere 5-6 blocchetti di cemento forato. Mentre per i legni, quelli là dovrebbero andare bene. Ah, ma che belli. Quelli sono 8x10. Me li faccio portare giù. E già che c'ero, visto che erano a disposizione, ho tirato su anche i legni per iniziare la base. Allora, carissimo, legni che davano benissimo, quindi 11 di quelli lì e 6 prismi. Vi ringrazio e alla prossima. Ciao ragazzi, 6 blocchetti di cemento, 11 travi da 4 metri, totale 220 euro. Iniziamo bene. Allora, vi spiego un attimo quale sarebbe l'idea. Vorrei posizionare questi blocchetti di cemento negli angoli estremi della struttura che andrò a costruire, in modo tale che teniamo tutto il legno sollevato da terra e lasciamo anche un po' di spazio sotto per far circolare l'aria. Dato che però non ho il laser, mi aiuterò di mattone in mattone posizionando un legno sopra e aggiustandomi con le pendenze grazie alla livella. Un po' lunga da fare, ma serve. Vuoi fare la sauna tutta storta? Io no. Quindi partiamo con lui, il primo. E primi 2 mattoni posizionati, legno messo, ma come ci dice la nostra livella, la struttura è completamente storta. Devo praticamente alzarla sul lato sinistro. Vedete che la bolla piano piano va al centro? Ho dovuto mettere un secondo mattone, un pezzo di legno, ma adesso guardate, la bolla d'aria è posizionata al centro. Primo legno messo bello dritto. Ho così continuato con lo stesso modus operandi fino a posizionare anche il secondo listello. E dato che la struttura da questa parte qui voglio farla lunga 3,50, misuriamo e tagliamo. 3,50. Bel lavoro, Non so se avete notato, però sto usando più mattoni del previsto. Pensavo di metterne uno ogni angolo, invece ne vengono fuori quasi 2 ogni angolo. Devo andare a comprarne altri. Molto bene. Problema risolto. Andiamo avanti. Allora, se di là è 3,50, anche di qua deve essere 3,50. E in questo punto qui, per avere il piano corretto, ho dovuto mettere addirittura 3 mattoni. Guardate però che figata che sta venendo. Tutto bello dritto.
Allora, come vedete la L sta piano piano venendo fuori, però da questa parte qui mi sembra un po' corto, quindi voglio, tac, allungarlo un pochino. Io direi di fare da qui un bel 160 centimetri. Vai. Non che questa soluzione mi piaccia così tanto, però sotto qua c'era una grossa radice e non potevo scavare per mettere 3 blocchetti, quindi è così. La natura vince sempre, signori. Ma radici a parte, con l'ultimo blocco avevo finalmente completato il perimetro esterno della base del mini centro termale. Guardate che figata. Da solo! Cioè, guarda come ve l'ho preciso. Bene, Michele Molteni contento. Arrivati a questo punto, avvitiamo il tutto. Ok, avevo portato anche queste piastre qui, ma ho notato che sono troppo grosse. Se le appoggio spuntano fuori sopra, quindi per ora non le mettiamo e passiamo alla fase successiva. Prendiamo tutti questi traversi qua che sono avanzati e iniziamo a fare la struttura interna. Dopo aver posizionato e tagliato tutti i vari travetti, non so se dal video avete notato, ma li ho distanziati uno con l'altro seguendo quel pezzo grigio che avevo in mano. E sapete perché? Perché questa qua è esattamente la misura del foglio di polistirolo che voglio mettere sotto alla sauna per fare lo strato di isolamento. E signori, la base principale di legno è fatta. Ora, con tutti i pezzetti rimanenti dai tagli di prima, farò dei piccoli sostegni qua sotto per rinforzare tutta la struttura. Perfetto, ne ho messi circa una decina e adesso la struttura è molto più resistente. Arrivati a questo punto, in quell'angolo là bisogna mettere il famoso polistirolo. E attenzione, questa mattina non ve l'ho detto, ma sono già andato a comprarlo. Molto bene. Vediamo se i calcoli che ho fatto sono giusti. Adesso non vorrei dire, ma con che cura sto facendo questo lavoro, raga? Cioè, guardate che bello che è! In ogni caso, perché il polistirolo l'ho messo solo in quell'angolo lì? Allora, come vedete da questa piantina qua, nell'angolo in alto a destra farò la mini sauna. Dopodiché ci sarà uno spazio per girare attorno, un portalegna per alimentare la stufa e dall'altra parte dove finisce la L voglio mettere quella vasca per fare il cold plunge, che sarebbe il bagno freddo, quello con ghiaccio. Così puoi intervallare caldo freddo e subire veramente l'effetto delle terme, no? Quindi, dato che la zona calda è solo quella là, il polistirolo va solo lì. A questo punto bisogna mettere altri 2 teli. Il cellophane che ricopre tutti i legni per evitare che marciscono e poi un telo che si chiama barriera al vapore, che serve per tenere dentro il caldo nella stanza. Non prima però di aver iniziato la struttura esterna della mini sauna con questi paletti di abete piallato. Ma che bravo Mick, ti sei fatto portare direttamente il materiale al terreno, così non hai perso tempo. Sono quasi le 8 di sera, ho appena finito di scaricare tutte le doghe per fare il pavimento esterno, 2 rotoli per la barriera a vapore, cellophane e qui altri legni per fare la sauna. Madonna mia raga, madonna mia, sono andato a prenderli ieri sera alle 8, non si vedeva niente dentro qua. Iniziamo, dai. Allora, in base alle misure che ho fatto, un paletto va messo lì, uno qui, qua il terzo dove c'è il 2,50, esattamente lì, e l'altro perpendicolare a quello. Perfetto. Ora, secondo voi, posso appoggiare i legni direttamente sul polistirolo? Assolutamente no. Tiriamo quindi via i 4 polistiroli. Ora calcoliamo l'altezza di quanto vogliamo farla alta. 210. Ok, misure prese. Giusto per farvi capire, appoggerò il palo in questo punto, lo avviterò in questo modo e da qua in su 210 cm. Però secondo voi posso appoggiare il palo di legno per terra? Per evitare la risalita dell'umidità ho quindi scavato un piccolo buco dove inserire un mattone e creare così una barriera tra il suolo e il palo. Dopo l'esperienza Mega Bunker voglio tenere qualsiasi legno lontano dal terreno. Quindi 23,5 più 210. Tagliamo. E mamma mia, guarda che carino! Primo palo sistemato. Dai, bene. Ho continuato così anche con il secondo e per aiutarmi a metterlo bello in bolla ho aggiunto un altro legno obliquo appena sotto. Ma guarda che bello questo palo piallato. Sto spendendo un botto per questo progetto, Ma non me ne frega niente. Sapete perché? Perché per festeggiare i 3 milioni di clienti, attenzione, Revolut ha deciso di lanciare il conto deposito al 3% lordo annuale. Grandi!
Grande. Gli interessi salgono giornalmente. Puoi ritirare i soldi quando vuoi senza penali e senza perdere gli interessi maturati. Sì, tutto bello, ma poi tanto la BCE abbassa i tassi, quindi non si guadagnerà più niente. E invece no, con il link che trovate in descrizione, se aprite il conto oggi, il tasso è bloccato al 3% fino ad almeno il 31 maggio 2025. Quindi se la BCE abbassa, Revolut se ne sbatte. E poi non dimentichiamoci che non solo il conto è gratuito e che il piano standard ha un canone zero, ma se lo apri con il mio link in descrizione avrà anche i famosi 20 euro di bonus di benvenuto. Non so se ci siamo capiti. Oltre a tutte le altre funzionalità che di solito vi racconto nei video. Quindi se ancora non avete aperto il conto, questo è il momento migliore. Ora fatemi tagliare sto palo. Abbiamo un problema. Praticamente non riesco a mettere in bolla questo palo qui perché quando lo storto picchia contro questo albero. E adesso che cazzo faccio? Allora, sono passato da casa a prendere 2 corde tiranti. L'idea sarebbe quella di girare attorno a quelle 3 e tirarle con questa. Con questo crichetto qua, piano piano, dovremmo riuscire a spostarle. Ok, ho legato tutto. Adesso con questa qua dovrei riuscire a tirare in qua quegli alberi lì. Proviamo. Quello davanti si è spostato, quello dietro neanche di 1 centimetro, sto basta. Ho attaccato il filo più in alto e poi prendo solo un ramo alla volta, perché tirarne 2 magari è un pochino più difficile. Vediamo cosa succede. Oh, attenzione, attenzione, forse ce l'abbiamo fatta. Vediamo. Non ci credo, perfetto. Al pelo, però anche di qua è in bolla. Mamma mia, grande Mighi. Mamma mia, va come bello solido. 1, 2, 3. Manca solo l'ultimo qui che abbiamo anche già sotto il mattone. Molto bene. Tagliato e tirato in piedi anche l'ultimo pilastro, ho poi rimesso nella loro posizione i pezzi di polistirolo, ritagliando ovviamente la forma del palo. Cazzarola, guardate che professional che sono diventato, La precisione, signore, la precisione. Comunque adesso, per non far rimanere i 4 pali traballini, colleghiamoli anche sopra. Iniziamo la struttura del tetto. Allora, partiamo con il primo. E una volta collegata la prima parte, con la bolla sono stato attento a mettere il palo in obliquo verso l'esterno. Non so se si vede dalla telecamera, ma questa parte qua è più bassa rispetto a questa. Così tutta l'acqua la spingiamo all'esterno. Allora, qui siamo a 188 centimetri, quindi facciamo anche di qua la stessa identica misura. Adesso non vorrei dire, ma signori, mi sembrano perfetti, spettacolare. Ora le 2 parti in eccedenza ho deciso di accorciarle anziché tagliarle del tutto, così viene fuori una sorta di tettuccio che gira attorno alla sauna. Ho poi messo le altre 2 travi a chiudere il quadrato, fatto un veloce test di resistenza e tagliato anche qui le parti che spuntavano fuori. Guarda che bella che è, raga. Ho finito lo scheletro appena in tempo perché mi ha chiamato il corriere che è arrivato un pacco che serve per questo progetto. Andiamo a vedere cos'è. Cioè io so già cos'è. Cosa abbiamo? Mamma mia, guarda qua! Questa qua dovrebbe essere la stufa legna fatta apposta per le saune. E qui ci sono i carboni da rendere incandescenti. Queste qua invece cos'è che sono? 1, 2, 3. Ah! Queste qua mi sa che sono le vetrate da mettere su un lato della struttura per vedere fuori. Apriamo al volo per vedere come sono. Allora, queste qua sono 3 uguali, vediamone uno. Guarda qua. Questo qua è il vetro. Madonna, verrà una figata assurda. Non lo apro tutto perché rischio di romperlo. Lasciamolo da parte. Questo qua è il pezzo forte. Madonna. Attenzione! Sì, adesso sì che ragioniamo. Questa qua è veramente figa, raga. Quello sportellino per la legna. Questo qua penso sia il tubo da mettere da qualche parte dentro qua. Questa qua è la griglia per la cenere, che probabilmente si raccoglie sotto qui. Esatto. E poi questa qua si butta via. Bene, dai, sono contento. Quasi 700 euro questa bestiola, perché ho voluto prendere quella bella. L'unica cosa a cui sto pensando è che forse mi manca il tubo che parte da qui, va su bello dritto e con il gomito esce fuori dalla sauna. Però vabbè, andiamo a prenderlo. Vabbè, questi qua non sto a aprirli, sono tutte le pietre che penso vadano messe dentro qua. Sarà una vera figata. Preparatevi. Tornando invece al minicentro termale, la prossima cosa da fare è la pavimentazione. L'altra sera, tra le cose che ho comprato, ho tirato su anche questo celofan. A 48 metri quadri totali, direi più che abbastanza. Puliamo ora un attimo l'aria con il soffiatore, perché ieri ha piovuto, e poi mettiamolo giù. Allora, dato che questo qui è largo 4 metri, partiamo da questo lato qui e andiamo in là. Ho iniziato quindi a stendere il telo da un punto all'altro della struttura, ritagliando per bene il quadrato che c'è sotto la sauna. E dopo circa mezz'oretta ho finito. Eccolo qua, raga. La nostra L di celofan è fatta e adesso
pinziamo tutto. Facciamo così, risvoltino, tac. Ok, primo lato dovrebbe essere fatto. Da questa parte qua adesso possiamo tirare un pochino, tac, ok. Mamma mia che bello! Cioè sembra un pacchetto regalo gigante, guarda lì che bello. E adesso con un bel cacciavite andiamo a bucare tutto quanto il cellophane. Perché? Perché così non c'è un ristagno d'acqua. Ricordiamoci che io l'ho messo solo per proteggere questi legni qua che non sono da esterno. Ce l'abbiamo fatta. Ok, buchi fatti. E adesso passiamo alla parte finale della pavimentazione. Mettiamo giù le doghe di legno. Guarda che belle che sono. 1, 2, 3 e così via. Ma direi che ci vediamo al prossimo episodio.